Il potere delle parole è veramente grande. Le parole possono lenire un dolore oppure suscitare ira. Le parole possono creare amore o originare odio. Quindi sono estremamente importanti. Si dice appunto che la grande guerra del Mahabharata, che portò come conseguenza alla fine dell'età del bronzo, fosse stata originata appunto da alcune parole di offesa da un governante ad un altro. Il grande maestro Kirpa Singh diceva: prima di parlare pensate bene ad alcune cose. Se quello che state per dire è vero, gentile e necessario. Deve essere vero perché Dio è uno, il nostro spirito ugualmente è uno, e allora non possiamo essere doppi. Quando uno dice qualcosa che non è vero, si dice che la lingua biforcuta, come quella del serpente, dice una cosa e ne pensa un'altra. Oltre ad essere vera, deve essere gentile, non deve offendere il cuore di nessuno. Sia esso presente o assente, perché le parole scaturiscono dai nostri pensieri. I pensieri sono potentissimi, raggiungono colui a cui sono diretti, anche se a migliaia di chilometri. E poi deve essere necessaria anche la nostra parola. Perché? Dice la Bibbia, di ogni parola futile dovete rendere conto nel giorno del giudizio. C'è un detto popolare, dice: cercate di risparmiare il vostro fiato per quando dovrete andarvene, vi servirà per prolungare la vostra esistenza. Una volta un saggio stava camminando su una strada lungo dei campi. C'era il grano maturo, i boschi erano nel periodo più secco. E vide un pastorello che pascolava il suo gregge. Vide che stava legando degli arbusti secchi
è la coda di un grosso montone. Lo chiamò e dice: ma cosa stai facendo? E lego questi arbusti secchi alla coda del montone. E poi cosa ha intenzione di fare? E poi gli do fuoco. Il montone, sollecitato da questo fuoco, comincia a correre a destra e a sinistra. Disse il saggio: ma non vedi che qui intorno ci sono campi di grano, boschi facili da incendiare? Faresti veramente un disastro. Così lo convinse ad esistere da questa sua folle idea. Così se pensiamo bene alle nostre parole, dobbiamo considerare le loro conseguenze. C'è un altro detto che dice: voce dal cuor sfuggita, più richiamar non vale. Una volta che la parola è stata detta, non possiamo più cancellarla. Al giorno d'oggi poi c'è internet, no? Ci sono i cellulari che registrano e così via. Per cui talvolta è veramente difficile cancellare qualche cosa che abbiamo detto. Ma le nostre parole derivano innanzitutto dai nostri pensieri. E quindi il controllo sui nostri pensieri è ancora più importante. Dobbiamo sempre coltivare pensieri veri, buoni, positivi. Una volta un giovane monaco andò dal suo superiore e gli chiese: io ho la mente sempre agitata, non riesco a tenerla tranquilla. Dice: cosa devo fare? Questo suo superiore dice: guarda, oggi è una giornata veramente calda. Ti do questo sacco di tela. Vai nel bosco, prendi dell'aria fresca, riempi questo sacco di aria fresca e poi portamelo. Ecco che il giovane monaco andò nel bosco, aprì il sacco, lo riempì apparentemente di aria fresca, poi lo richiuse e tornò di corsa dal superiore. Ma ahimè, durante questo trasporto l'aria era andata perduta. Chiese il superiore: allora hai portato l'aria nel bosco? Il monaco era un po' sgomento, dice: sì, l'avevo riempita d'aria, ma poi il sacco nel trasporto si è svuotato. E di tela rada, disse il monaco, il superiore: vedi, così deve essere anche la tua mente. Ogni pensiero che si suscita nella tua mente deve immediatamente uscire.
non deve rimanere occuparla. La tua mente deve essere vuota, tranquilla, priva di vibrazioni mentali. Così per raggiungere il controllo della nostra mente dobbiamo raggiungere il controllo dei pensieri. Come arriva un pensiero dobbiamo vederlo, uscire e allontanarsi. Non deve produrre effetti su di noi, altrimenti la nostra mente sarà sempre piena di questo, di quel pensiero. Ma il modo più efficace qual è? Se vogliamo pensare a qualcosa, pensare al Maestro, pensare a Dio. Allora quel pensiero dominerà in modo positivo la nostra mente. Ma la dominatrice di tutti i pensieri è la meditazione. La meditazione ci porta al silenzio interiore. Quando la nostra attenzione è rapita nella luce divina, no? O nella vibrazione divina, tutti i pensieri tacciono, si allontanano. E quindi la meditazione è veramente l'azione più meritoria, che ci dà una retribuzione che non possiamo ottenere con nessun altro lavoro in questo mondo. La meditazione lascia una retribuzione che rimane con noi in eterno praticamente, mentre i denari di questo mondo vanno e vengono, non li potremo portare nell'aldilà naturalmente. Invece la ricchezza ineguagliabile della meditazione ci accompagnerà per sempre. Ma le nostre buone azioni, no? Il nostro desiderio di migliorare non dobbiamo rinviarlo a domani. C'era un avaro che entrò nella moschea e rivolse una preghiera a Dio, Allah. Dice, oh Signore, se mi farai guadagnare 1000 denari attraverso questo affare importante che ho in corso, ti darò 100 denari. Ecco che il muezzin vide questo avaro che stava parlando da lontano, ma non sentiva che cosa stava dicendo. Disse, strano che sia venuto nella moschea, quell'avaro non si vede mai da queste parti. E allora il giorno dopo lo vide tornare. Allora cosa fece? Andò a nascondersi dietro una colonna accanto a questo avaro. Sentì che questo avaro diceva,
ripeteva varie volte. Oh Signore, se mi farai compiere questo affare così importante, mi farai guadagnare 1000 denari, ne darò 100 ai poveri. Muezzin dietro la colonna disse: comincia a darne 100 subito, poi vedremo. Questo avaro volse gli occhi al cielo e dice: anche Dio adesso vuole essere pagato in anticipo. Così non dobbiamo rimandare a domani. Se abbiamo delle buone intenzioni dobbiamo metterle in pratica subito. Vedete, ci sono per esempio le assicurazioni. Noi diamo qualcosa subito, loro ci promettono poi, quando accadrà qualche calamità, qualche incidente, di darci una certa cifra, o quando saremo morti di dare le nostre eredi e così via. Intanto cominciano a incassare qualcosa, poi si vedrà che cosa succederà in futuro. Infatti le assicurazioni, con tutti questi soldi, hanno costruito palazzi enormi per le loro sedi, prosperano. Lo stesso i sacerdoti. La gente va nel Tempio, dà le offerte, prega, promette, cerca di comportarsi nel modo migliore. I sacerdoti cosa fanno? Promettono loro la salvezza nell'aldilà. Intanto ricevono offerte, rispetto della gente e così via. Poi nell'aldilà promettono un'ipotetica salvezza. Ma vedete, anche le varie religioni hanno costruito attraverso il tempo templi grandiosi, possiedono di solito ricchezze enormi. Anche le religioni più recenti, come per esempio Scientology, ha costruito una sede a Milano che è costata milioni di euro. Cioè raccolgono soldi e impegno e poi promettono di realizzare qualcosa. Ma la salvezza del nostro spirito si può realizzare esclusivamente entrando in contatto con Dio. Quando siamo in contatto con la luce, col suono divini che provengono dalla divinità stessa, allora potremo raggiungere la salvezza. Tutti gli altri sistemi ci possono dare qualche conforto, come quando andiamo nel Tempio, pratichiamo qualche disciplina fisica, mentale, ma non possono liberare il nostro spirito, perché possono condurre solo ai primi gradini del viaggio.
la mente, i sensi, i buoni propositi non conducono a Dio. Niente va perduto a questo mondo, sono tutte buone cose, ma soltanto il legame divino con la luce e col suono celestiali che provengono dall'immutabile permanenza ci possono condurre realmente alla salvezza. Così più li pratichiamo e più ci avviciniamo a Dio. Più ci avviciniamo a Dio e più viviamo felicemente. Perché Dio è beatitudine assoluta. E avvicinandosi a Lui si riceve questa benefica carica di gioia perfetta. Così la gente dedica tanto tempo al proprio lavoro, a migliorare le proprie condizioni economiche. Ma il tempo dedicato alla meditazione dà una retribuzione 1000 volte più importante.